Amici biker, ben trovati! La protagonista di questo nuovo appuntamento è la Diavel V4 di casa Ducati. Cosa saprà regalare questa cruiser dal cuore sportivo? Come al solito io cercherò di percepirne il carattere. A voi invece lascio il compito di scegliere a quale segmento sia più vicina questa meraviglia a due ruote. Buona visione! Quando guardo una Ducati mi è subito chiaro quale sia la sua natura. Anche per questo modello tutto sembra concepito per enfatizzare la personalità sportiva. Dopo averla mirata in tutta la sua bellezza, prestando attenzione a ogni componente realizzato, solo di due particolari non sono soddisfatto. La mancanza di un comodo sistema di precarico molla del monoammortizzatore e la forma della maniglia passeggero. Quest'ultima non offre una presa sicura. Ogni altro particolare non è per me motivo di discussione, ogni componente è al vertice in fatto di qualità. Bellissimo il disegno dei cerchi, al posteriore viene evidenziato maggiormente grazie al forcellone monobraccio. Gli pneumatici di primo equipaggiamento sono i Pirelli Diablo Rosso 3, in misura 120/70 su cerchio da 17 all'anteriore e 240/45 su cerchio da 17 al posteriore. Il sistema di accensione avviene con sistema keyless. Il display TFT a colori è ben visibile di notte come di giorno. Al suo interno viene raggruppato un discreto numero di informazioni, ma per me troppo piccole. Facile e intuitivo è la gestione dei sottomenu. Tante sono le possibilità di personalizzazione del display e dei sistemi elettronici di supporto alla sicurezza. Non tutti gli smartphone sono compatibili con il sistema Bluetooth della moto. Per la navigazione turn by turn è necessario far installare una centralina e attivare la relativa licenza. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. Il fascio abbagliante è potente e ampio nonostante la sua modesta dimensione. La luce diurna è ben visibile e rimane in linea con il look della moto. Le luci di coda hanno un qualcosa di fortemente scenico. La Diavel, anche di notte, vuole essere ben lontana dagli schemi tradizionali. I blocchetti sono ottimamente realizzati. La sagoma degli interruttori, larga e poco pronunciata, mantiene una linea pulita del manubrio. La forte retroilluminazione è visibile persino di giorno. Salito in sella dimentico immediatamente di essere a bordo di una muscle bike. La sensazione è quella di guidare una neck compatta e sportiva dal peso nettamente inferiore dei suoi 235 kg in ordine di marcia. La seduta è comoda e le pedane sono in una posizione leggermente avanzata. Il busto, poco flesso in avanti, è sufficiente per non sentire troppa pressione dall'aria. È comunque disponibile un piccolo deflettore per eliminare quasi completamente tale effetto. La posizione ben inserita e il bilanciamento ottimo della moto consentono una manovrabilità inaspettata. È facile poter mantenere una linea stretta nelle lente curve a gomito. La sella, posta a 790 mm, consente di appoggiare i piedi saldamente a terra. Solo alle basse velocità si avverte una leggera resistenza allo scendere in piega, dovuta alla grossa sezione del pneumatico posteriore. Con la mappa Urban selezionata, la potenza viene ridotta a 114 cavalli. Spalancando il gas, la risposta del motore risulta molto dolce nel salire di giri. Con questa modalità viene sensibilizzato di molto il controllo dell'impennata. Con la mappa wet anche il traction control viene maggiormente sensibilizzato. Il depotenziamento rimane invariato. A spasso ci si può andare volentieri. Il motore ha un buon comportamento alle basse andature senza farti dimenticare la sua indole sportiva. Nonostante l'assetto sia tendenzialmente sostenuto, le asperità vengono digerite piuttosto bene. Ora è il momento di far emergere il suo vero carattere, estrapolando dalla mappa Touring tutti i suoi 168 cavalli. Con questa mappa mi è facile sorridere, la potenza piena arriva prontamente, ma senza mettere apprensione. Lo pneumatico da 240 garantisce sempre il grip migliore, imitando l'intervento dell'elettronica. Sicuro di non perdere aderenza al posteriore, mi diverto a spalancare i gas in uscita di curva.
Alzando il ritmo avrei preferito un avantreno meno sensibile alle imperfezioni stradali, un'avancorsa maggiore rispetto ai 112 mm riscontrati, forse avrebbe fatto la differenza in questo frangente. Come se fosse su di un binario, con i suoi 1593 mm di interasse, la Diavel scorre veloce nei curvoni ad ampio raggio. Nelle curve più chiuse bisogna prestare attenzione al grado di inclinazione della moto, al fine di non rovinare le pedaline. Per svoltare nei tornanti a gomito è meglio stare stretti e poco inclinati, sfruttando l'ottimo equilibrio della moto. L'inclinazione del canotto di sterzo, che su questo modello arriva a 26 gradi, minimizza l'effetto raddrizzante. Si può così mantenere una frenata energica fino a centro curva senza uscire dalla traiettoria impostata. La forcella è una Marzocchi a steli rovesciati, regolabile nel precarico molla. Le regolazioni della risposta idraulica sono separate e posizionate al di sopra dei tappi del fodero. La forcella così regolata mi ha soddisfatto da non volerne modificare i parametri. La corsa della ruota è di 120 mm. Il monoammortizzatore, infulcrato direttamente al forcellone, è un Sachs completamente regolabile nell'idraulica. Per ottenere un comportamento più preciso all'anteriore ho chiuso i registri di un quarto di giro. Il pricarico molla è possibile per mezzo delle più classiche e scomode corone. La corsa utile della ruota posteriore è di 145 mm. Il cuore pulsante di questa Diavel è il fantastico V4 Gran Turismo da 1158 cm3. La coppia massima in grado di sviluppare arriva a 125,7 Nm. Con la mappa Touring il V4 risponde alla minima riapertura del gas. La tanta potenza, ancora gestibile grazie all'ottima progressione, consente al cervello di ridimensionare l'andatura in caso di pericolo. Consiglio di provare la mappa Sport su delle strade aperte al pubblico. Le massime prestazioni devono essere cercate nelle migliori condizioni di sicurezza. Le vibrazioni trasmesse da questo propulsore sono avvertibili sulla sella senza però creare fastidiose sensazioni. Al manubrio sono quasi assenti, non pervenute sulle pedane. Considerando la temperatura atmosferica di soli 18 gradi, non mi è possibile dare un giudizio oggettivo sul calore sprigionato da questo V4. Ciò che ho potuto constatare è l'ottimo isolamento dei due cilindri posteriori. Durante le fermate, la disattivazione della bancata posteriore aiuta nel diminuire il surriscaldamento. Alle bassissime andature tale sistema ne aumenta sensibilmente il comfort, riducendone i consumi. L'attivazione e la disattivazione della bancata sono percepibili da un diverso sound emesso dal motore. Ai bassi regimi il V4 sembra quasi timido. Avvicinandosi alla coppia, però, la sua voce rauca entusiasma quanto la sua spinta. Il design dello scarico può piacere o meno, sicuramente non manca nell'originalità. I consumi sono in linea con quanto dichiarato dalla casa. Nell'uso turistico senza troppi riguardi si possono percorrere in media 15 km con 1 litro di benzina. Il serbatoio può contenerne 20 litri, compresa la riserva. La frizione è morbida da azionare. Utilizzandola, il cambio fa percepire quando avviene l'innesto della marcia successiva, ma senza forzature. Con l'ausilio del DQS si possono fare cambiate fulminee. Il sistema elettronico però le rende più fluide al di sopra dei 6500 giri. La rapportatura è corretta per un utilizzo stradale della moto. I freni sono al top delle prestazioni. All'anteriore, due pinze monoblocco M430 stilema mordono due dischi da 330 mm. La leva freno è regolabile nella distanza. La pompa da 16x19 permette di modulare in sicurezza la tanta potenza di arresto. Al posteriore il singolo disco fisso da 265 mm viene frenato da una pinza sempre Brembo a doppio pistoncino. La pompa con pistone da 13 mm consente di frenare adeguatamente senza dover premere con forza sul pedale. I soldi da sborsare per avere questa Ducati Diavel V4 non sono pochi, ma come rinunciare a tali prestazioni e all'esclusività di questo marchio? Gli accessori per personalizzarla a piacimento non mancano di certo. Amici, siamo giunti al termine. Dopo aver percorso circa 400 km in sella a questa Diavel V4, posso assicurare che questo nuovo modello è stato completamente rivoluzionato da quello precedente.
Se siete dei veri appassionati di muscle bike e vi piace emozionarvi, venite a Brescia in via Sant'Orsola 22 per un vostro test ride. Un grosso ringraziamento lo devo alla concessionaria Ducati di Brescia per la gentile concessione offerta. Un grazie anche a voi per averci seguito. Un saluto da Crazy Rider Italia.